Gente da paddock, buongiorno. Oggi siamo qui ad Ala Karting. Dopo mesi e mesi di chiusura finalmente è riaperto. Sono passati circa 7-8 mesi dall'ultima volta che siamo venuti qua. Cosa c'è di nuovo? Asfalto, layout e anche senso di marcia. Sì, perché non si gira più in senso antiorario, ma bensì hanno cambiato. La pista è completamente nuova. Adesso entriamo e vediamo com'è. Dio! La pista al contrario! Oddio! È difficilissima! Dove vado? Dove vado? Passo qua! Oddio! Cazzo, qua chiude! No! No! Cazzarola, ti odio! Incrocio! No! No! Sia lungo, è il quarto d'ora più faticoso della mia vita. Cazzo, se salta lì, andiamo a prendere il secondo punto di corda. Non so ragazzi. Cazzo, scivola, perché? Mi salta. Cazzo voglia. Anche qua salta tantissimo! Dove mi metto? Dai, si sta. Prima volta che vediamo Ala Karting rifatta al contrario, quindi si gira. Non ci capisco niente. Non lo so ragazzi. Brava Sarina. Andiamo qua. Entriamo qua. Dove vado? Largo. No, non c'è posto. No, sotto coppia. In esterno, fatto qua. Non abbiamo fatto un giro pulito, ma se ci siamo divertiti nel lavoro. Bellissima. Allora, per i tempi ancora non ho nessun riferimento sul fatto che sia più lenta o più veloce rispetto a quando si girava dall'altra parte. L'asfalto è bello, ci sono un paio di avvallamenti, un paio di pecche che bisogna impararle perché sono un po' pericolose, soprattutto all'ingresso del rettilineo qua e all'uscita del rettilineo là, e poi qualcosa anche del guidato, però diciamo che rispetto a prima cazzo è un'altra cosa, non ci sono più tombini, davvero tanta roba. Stringe il buco del culo là! Ma quanto salta, cazzo, nella destra là, nella destra io, perché non le ha sistemate? C'è un traffico che è a metà basta, cioè veramente un macello incredibile. Abbiamo un po' di difficoltà con le buche, perché sia in uscita sul grosso rettilineo che in ingresso fanno un po' paura. Ci hanno detto di tenere parzializzato il gas e questo dovrebbe aiutare. Io sono convinto che mi lancio, speriamo di no. Non capisco, si è spenta, non lo so, secondo me qualcosa al cambio, non ho idea. Esploso qualcosa. Molto bene. Andiamo a vedere i danni.
cercato di ammazzarmi per la pipetta della candela. Adesso l'abbiamo cambiata, è tornata a funzionare perfettamente. 7 euro, quasi un lancio. Bello. Nel mentre gli altri 2 maiali dentro ci stanno facendo tirare dal buon Max. Questa cosa non mi sembra assolutamente giusta. Adesso vado a reclamare perché io voglio essere tirato da un pilota. Oddio, la partenza! E via! Vai Igno, un'altra grande partenza. Oppala! Bella lì! Abbiamo fatto 2 turni, adesso c'è la pausa pranzo. Primo 58,5, secondo 57,3. Adesso recuperiamo un attimo, ma perché invertire l'ordine della pista? Abbiamo chiesto a Marcus, il proprietario, ci ha spiegato che per questioni di omologhe FMI che sta arrivando, per evitare di dover mettere doppi semafori, doppie indicazioni e tutto, è stato omologato questo verso e da qui il verso inverso rispetto a quello che era fino all'anno scorso. Era capire la pista e non è davvero così scontato all'inizio. Dobbiamo muoverci perché qua si entra! Eccolo lì, il piccolo Igno. Usala sta pista! E usala sta pista, i cordoli! C'è anche la Sarina! Ma Dio bo... Ah, Cipo, aspettami! 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 Dai che devo da! Ah, dove vado? Aspettami, Cipo di merda! Aspettami, Cipo! Aspettami! Dio che so, oddio mi si sta per chiudere! Dio! Aria! Cazzo sei dura! Non ne ho più! Cipo ti odio, ricordatelo! Oddio, oddio! Sai cosa ho fatto? Mi sei impennata la moto, quando tu mi hai fatto passare ho frenato, mi sei chiuso! Ah, ecco perché! Infatti adesso faccio segno così passa! Pum! Figa, ho fatto così, ma da solo! Non sei felice? Ma mi sta sul cazzo vecchio perché porca una volta che un giro di merda non riesco a farlo, Dio! Te Sarina com'è andata? Così così? Passi lì. Io ragazzi che fatica. Vabbè, almeno abbiamo risolto il problema della pipetta. Molto bene. Cerchiamo di riprenderci un attimo e poi vediamo se riusciamo a sistemare qualche linea. E comunque devo capire come fa la gente a fare quel sinistro in salita così forte. Ho una paura io ragazzi, ma una paura. Sono troppo vecchio per certe cose. Abbiamo tolto qualche altro decimino, 56,8.
Ragazzi, ci sono qua, sono dei 53 che volano come se non fosse nulla, fanno veramente paura. Parlando con il sospensionista del team che ci ha visti girare, ha detto che secondo lui la moto trasferisce molto avanti e indietro, nel senso che quando freni dai facciate e quando acceleri si siede. C'è da agire quindi sia sulle forcelle che sul mono. Adesso intanto abbiamo provato a mettere una pezza dietro, anche se qua nel paddock è difficile perché si fa fatica ad arrivare alla ghiera. Abbiamo messo mano anche all'anteriore, anzi ha messo mano, per il resto è dura, è veramente faticosa, super fisica sta pista. La moto in questo caso non aiuta tanto perché quelle asperità nelle curve 1 e nell'ultima, che sono molto veloci, fa un po' paura. Vediamo se riusciamo a migliorarci di un altro paio di decimine che sarebbe il top. A parte essere probabilmente una delle piste più belle in cui abbia mai tirato, è incredibile il panorama, cioè ragazzi siamo in mezzo alle montagne in una valle, è stupendo. Concludiamo quindi la giornata con un 56-75, va bene, ci accontentiamo, 3 secondi dai pilotoni, ma noi diciamo dei pilotini, quindi niente, direi che per questo è tutto. Fatemi sapere com'era questa pista, se voi l'avete provata, mi è piaciuto molto. Peccato 70 euro, per il resto alla prossima puntata.